Giungla amazzonica? No, semplicemente la periferia di Parigi. Eccomi al Bois de Boulogne, uno dei due grandi polmoni verdi della città di Parigi, insieme al Bois de Vincennes, che è l'altro grande parco pubblico situato specularmente al limite orientale della capitale francese. Nel film 007 Moonraker Operazione Spazio, questa grande cascata fa da sfondo la scena in cui Bond atterra col deltaplano. Moonraker è stato girato nei teatri di posa parigini, oltre che al centro Pompidou. In questo punto sono state girate ulteriori scene che verranno aggiunte alla sequenza delle cascate Iguazu in Brasile. Le cascate dell'Iguazú si trovano al confine tra Argentina e Brasile e con una larghezza di 7,65 km sono le più estese al mondo. I parchi delle cascate sono stati designati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Bond atterra in questa zona col deltaplano, ovviamente la vegetazione è molto cambiata negli ultimi 45 anni, quindi non è possibile identificare il punto preciso, ma di sicuro poi si inoltra in questo sentiero che conduce appunto alla grande cascata del Bois de Boulogne. Le scene con gli attori sono state filmate in questa parte periferica della capitale francese, ma con l'opportuno montaggio, che è parte della magia del cinema, si alternano ulteriori riprese delle cascate. La radura e il sentiero che abbiamo appena visto si trovano proprio a pochi passi dal parcheggio del ristorante La Grande Cascade, al di là del quale troviamo appunto la grande cascata del Bois de Boulogne. Viene persino inserita la piramide di Tikal dall'omonimo parco in Guatemala, che rappresenta la più estesa delle antiche città in rovina della civiltà Maya, pure questo un bene protetto dall'UNESCO. Bond probabilmente atterra in questa radura col deltaplano, per poi infilarsi in questo bosco e sbucare dalla gran cascata. Come al solito la magia del cinema fa miracoli, perché quella che sembra una cascata imboscatissima nella giungla amazzonica in realtà è molto facilmente accessibile, perché la strada passa proprio di qua. La grande cascata del Bois de Boulogne si trova proprio dall'altro lato rispetto all'ippodromo di Longchamp e possiamo anche visitare il retro della cascata tramite una breve passeggiata. Nei teatri di posa parigini sono stati allestiti i magnifici set disegnati dallo scenografo Ken Adam, alla sua settima e ultima collaborazione con la serie di James Bond. Ha infatti lavorato ai film Licenza di uccidere, Goldfinger, Thunderball, Operazione Tuono, Si vive solo due volte,
una cascata di diamanti, la spia che mi amava e infine proprio Moonraker, Operazione Spazio. Sul suolo francese, Moonraker è stato girato anche al centro Pompidou di Parigi, presso le cave di gesso di Livry-Gargan, al castello di Guermantes e di Vaux-le-Vicomte, che ho analizzato nel precedente video, a cui vi rimando se ve lo siete perso. Mentre ora ci troviamo nella periferia occidentale della capitale francese, giusto di fronte all'ippodromo di Longchamp. Nel primo anno figurano 2 vittorie e un secondo posto a Longchamp. Tra l'altro citato nel film Bersaglio Mobile. Mentre ora torno a Parigi, vi lascio un piccolo spazio pubblicitario, ma guardate questo video fino alla fine perché a Parigi c'è una sorpresa. Alcuni di voi stanno guardando questi video senza essere iscritti al canale e i loro nomi mi sono noti. La Spectre non può tollerarlo. Secondo il romanzo Thunderbolt, scritto da Ian Fleming nel 1961, al numero 136 bis di Boulevard Haussmann si cela la Spectre. 136 bis potrebbe essere questa porta qua, visto che là c'è il 138 e lì il 136. La copertura ideata da Ian Fleming è la FIRCO, la Fraternité Internationale de la Résistance contre l'Oppression. E anche per questa volta è tutto. A presto, con nuove location bondiane.